Quindi quello che noi facciamo e che dobbiamo fare non è solamente per noi stessi, cioè per me e te tra 30 anni, 50 anni, ma è sicuramente quello che noi dobbiamo fare per le prossime generazioni. Certo. Penso che ciò che significa lavorare per il nostro futuro in realtà significa anche lavorare sulle vite delle persone che verranno dopo di noi. Ciao, sono Alessia, sono una project manager e sono parte del CNG. Faccio parte in particolar modo della Commissione Esteri e Cooperazione Internazionale. Ciao a tutti, io invece sono Rosario, faccio parte anche io del CNG, della Commissione Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e siamo felici di essere qui quest'oggi. Partiamo direttamente con le domande. Andiamo. Alessia, che dici? Sì, sono pronta. Ok. Qual è il valore dell'innovazione intergenerazionale e della solidarietà? Guarda, io penso che questa domanda, cioè, mi fa molto pensare a quello che abbiamo visto stamattina. Sì. Abbiamo visto dei bellissimi esempi di collaborazione intergenerazionale, quindi come affrontare una problematica anche importante. Abbiamo visto quello appunto della biodiversità marina, quindi come superarla anche utilizzando però dei metodi tradizionali, quindi facendo un'ottima, secondo me, integrazione tra quello che è tecnologia, necessità poi dal punto di vista di innovazione, ma utilizzando delle tecniche antichissime che in realtà io penso che anche noi tradizionalmente, culturalmente anche in Italia abbiamo, ma che vengono perse in realtà con l'andare degli anni. E la cosa bellissima è stata anche vedere quanto poi questa collaborazione, quindi culturale e tecnologica tra generazioni, sia stata poi anche un collante proprio per la comunità. Quindi secondo me ha un valore altissimo ed è una cosa che dobbiamo anche imparare un po' a coltivare, soprattutto perché ci sono delle metodologie che possono funzionare sicuramente meglio, e quindi sono certa che possa essere una grande soluzione a tantissime problematiche di cui stiamo parlando in questi giorni poi. Ottimo, grazie mille Alessia. Prego Grazie. Rosario, ma invece dimmi un po', Sì. il capacity building come Sì. può diventare, diciamo, forza per le nuove generazioni? Come le può potenziare secondo te? Certo, allora il capacity building nasce sicuramente, lo sappiamo diciamo tutti, nasce per creare delle condizioni diciamo giovanili favorevoli all'apprendimento e all'acquisizione diciamo di nuove competenze che vadano oltre, ok, tematiche specifiche Certo. o professionalizzanti. Il capacity building va a creare diciamo consapevolezza all'interno dei giovani, ok, attraverso diciamo dei corsi mirati sulla cittadinanza attiva, sul civismo, perché è importante essere civicamente attivi. Assolutamente. Ok? Quindi momenti, diciamo, come dire, anche come questi, promossi appunto dal Consiglio Nazionale dei Giovani, possono, come dire, anche questi aiutano sicuramente a potenziare quello che è il capacity building e ad indirizzare, diciamo, questo potenziamento ad un'acquisizione notevole di competenze, di conoscenze, ma lo fa attraverso appunto, diciamo, delle conoscenze che noi potremmo chiamare anche soft skills, quindi diciamo delle attitudini che si vanno a sviluppare nei giovani all'interno di un contesto sociale ben definito, ben delineato. Sì, che poi possono essere anche in realtà sfruttabili dal punto di vista lavorativo, Esatto, sociale. esatto. Quindi penso che insomma penso che serve a questo, cioè penso che Assolutamente. vada a creare dei cittadini diciamo formati, consapevoli, ma anche appunto diciamo attivi, ok, da questo punto di vista, creando Sono anche senso d'accordissimo. critico insomma nelle coscienze dei giovani. Assolutamente, sono super d'accordo. Ok, ti faccio io adesso una domanda. Vai, sono pronta, mi Ok. preparo. Se qualcosa è fatto per il nostro futuro, Sì. che cosa vuol dire questo? Quali settori reputi più importanti per la decarbonizzazione? No, questo non la facciamo. Ritorniamo Vai, invece no, alla prima. Se qualcosa è fatto per il nostro futuro, che cosa vuol dire questo? Guarda, Rosario, non vorrei darti delle risposte sulla decarbonizzazione, ma no, rimango sulla prima. Ok. Allora, è una domanda che mi È fa il bello della sempre, diretta, questo. sì, mi fa sempre in realtà pensare ai miei fratelli. Sì. Io quando penso a tutto quello che si fa per i giovani, per il futuro, io penso sempre a loro perché ovviamente sono più piccoli di me e per me sono sempre stati motivo di apprensione, ma nel senso positivo del termine, quindi tutto ciò che viene fatto per il futuro io ho sempre pensato a loro, magari a figli delle varie persone, a ciò che rimarrà, perché
sostanzialmente sappiamo bene che in questa situazione la Terra sopravviverà benissimo senza di noi, ma noi dobbiamo invece organizzarci assolutamente e lavorare per il nostro futuro. Quindi questo significa anche, secondo me, diventare consapevoli di questa cosa, cioè che il cambiamento climatico, tutto quello che noi facciamo, cioè, impatterà sulle nostre vite. Sicuramente il pianeta riuscirà a sopravvivere, ma noi no. Quindi quello che noi facciamo e che dobbiamo fare non è solamente per noi stessi, cioè per me e te tra 30 anni, 50 anni, ma è sicuramente quello che noi dobbiamo fare per le prossime generazioni. Certo. Purtroppo non penso che questo ragionamento sia stato fatto da quelle precedenti, però noi adesso ne siamo, secondo me, troppo coscienti e consapevoli per far finta di niente e non rendercene conto. Quindi penso che ciò che significa lavorare per il nostro futuro in realtà significa anche lavorare sulle vite delle persone che verranno dopo di noi, quindi per il nostro come comunità allargata, come umanità in senso lato. Quindi tutto ciò che noi possiamo fare quotidianamente, proprio quello che noi abbiamo in potere di fare, per fare la nostra parte, perché voi non voi comunque un po' cambia, quindi ogni gesto che noi decidiamo di affrontare consapevolmente con questo obiettivo il suo peso ce l'ha. Rosario, sei pronto? Sì. Io ci sono. Allora, come immagini il lavoro del futuro? Allora, bella domanda complessa, molto, molto, Abbiamo insomma, molto importante, ma lo dimostra anche, diciamo, il verbo utilizzato, Sì. immaginare, cioè Immagino. come uno si immagina, diciamo, il futuro, diciamo, del lavoro. Beh, sicuramente sarà un futuro, cioè sarà un lavoro, diciamo, molto trasversale, si parlerà secondo me anche di possibili eventuali lavori futuri, in cui magari appunto le competenze, diciamo, faranno da padrone in un certo qual modo, Assolutamente. soprattutto quelle trasversali, ritorna appunto alla tematica Di della prima. trasversalità. E sicuramente sarà un lavoro totalmente diverso, cioè avremo, diciamo, come dire, si avranno obiettivi diversi, si avranno però secondo me obiettivi anche comuni e forse anche più nobili, ritornando proprio, diciamo, Sì. alla tematica in questione. Ci saranno dei lavori che verranno sviluppati magari proprio a partire proprio da conferenze come queste, cioè gli studi che ad oggi stanno conducendo magari università, ricercatori che abbiamo anche quest'oggi, Ascoltato, diciamo, sì. come dire, ascoltato e acquisito e fatto nostri, sono testimonianze indelebili di come il futuro del lavoro sia in perfetta evoluzione e soprattutto si stia trasformando non solo da un punto di vista sostanziale, ma anche e soprattutto da un punto di vista formale. Consideriamo anche questo. Quindi mi immagino un lavoro totalmente diverso, totalmente nuovo, ma sono anche convinto appunto che insomma cioè noi giovani del futuro Del appunto futuro. sapranno sicuramente affrontare queste importanti e nuove sfide che secondo me le generazioni precedenti, comprese le nostre, non abbiamo e non ci ritroveremo ad affrontare. Quindi penso questo. Beh, penso Ti che sia anche un ringrazio, messaggio Rosario, abbastanza, sì, sì. diciamo, positivo, perché significa che è Assolutamente. una linea ancora da tracciare. Sì, ma di cui Sicuramente siamo andrà consapevoli tracciata. che siamo qui, voglio dire, Esatto. anche perché vogliamo farlo. Siamo Esatto. consapevoli e vogliamo collaborare insieme per Per ovviare migliorare. questo problema, sì, e migliorare. E vogliamo lanciare un ultimo messaggio con Alessia? Sì, Lo leggiamo in inglese sì. insieme? Sì. Is working together for our future.